Ciao a tutti, sono Marcello e benvenuti nel mio canale. In questo video continueremo la saga Samurai Begins. Siamo arrivati al capitolo numero 5. Questo obiettivo l'abbiamo raggiunto grazie all'impegno e al supporto di tutti voi, e per chi mi volesse sostenere e ancora non l'ha fatto, in descrizione trovate il modo per contattarmi. In questo video vedremo il samurai quando non è intento a guerreggiare o a servire il proprio padrone. Percorreremo la sua vita quotidiana e forse vedremo aspetti che si ripercuotono ancora al giorno d'oggi. Ma prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Dalla mattina, quando si svegliavano, fino alla sera, quando andavano a dormire, i samurai dovevano continuamente pensare alla morte, sentendosi già morti da sempre. Questo era il loro obiettivo ultimo. In tal modo erano liberi di muoversi in ogni situazione. La vittoria o la fama non era il loro scopo. In tempo di pace, i samurai si occupavano della gestione dei loro beni e la riscossione delle imposte sulle loro terre. In primo luogo, con le loro entrate, provvedevano alle spese militari, poi alle riparazioni della casa e ai lavori di interesse pubblico. La struttura della loro abitazione era in legno, come del resto tutta l'architettura giapponese, e variava a seconda della ricchezza del proprietario. Le abitazioni dei samurai più semplici prevedevano vari settori uniti che si articolavano su un giardino interno, oltre a spazi per i vari allenamenti. Era sempre prevista una zona dedicata al giardino, che era una parte essenziale e rispecchiava quell'amore per la natura comune a tutti i giapponesi. Nel giardino si passeggiava, se ne ammiravano gli angoli, si meditava, mentre nelle sale vicine si discuteva, si beveva il tè e si prendevano le decisioni di guerra. Quando il samurai poteva stare a casa, praticava arti marziali e un insieme di sistemi di combattimento. Si allenava continuamente, coltivava un pensiero positivo che lo spronava a dare il massimo ogni giorno, ripetendosi che oggi è più abile di ieri, domani sarà più abile di oggi. Nel dedicarsi a se stessi non esiste la parola fine. Avrebbero voltato le spalle alla via che avevano intrapreso se si ritenevano completi. Agli inizi i samurai erano ancora una classe povera, quindi la loro alimentazione era alquanto sobria. Usavano il riso, il grano e il miglio. Soltanto nel 1300 il riso diventerà la base dell'alimentazione giapponese. Quando i samurai combattevano, ricevevano come ricompensa del riso e probabilmente, per cucinarlo, erano soliti inzuppare della tela, riempirla di riso e poi metterla sottoterra. Successivamente ricoprivano il tutto con il fuoco. Oppure, in altre circostanze, erano soliti tostare il riso dentro le canne di bambù. Spesso si portavano dietro il riso già tostato o cotto e lo mangiavano insieme a delle alghe. Il riso, poi, diventerà l'alimento principale della classe guerriera. Quando i samurai divennero una classe nobile, il cibo, oltre al riso, comprendeva varie qualità di legumi, verdure, pesce, carne, il tutto irrorato da abbondante sake, che non era disdegnato neppure dalle donne. Normalmente i samurai consumavano 3 pasti al giorno, mentre gli aristocratici ne facevano 2 e i monaci 1. Per il samurai la carne era un piatto fondamentale. I nobili e i monaci non la consumavano in rispetto alle regole buddiste. Nei periodi di pace, questi guerrieri amavano anche invitare gli amici nella propria casa,
a celebrare la cerimonia del tè. Preparavano la bevanda secondo un preciso rituale che serviva a liberare la mente e il corpo da ogni tensione. Durante le battaglie, questa cerimonia diventò parte essenziale nella vita del samurai, in quanto serviva a rilassarlo dopo le battaglie e a temprarlo prima di esse. A introdurre questa cerimonia cinese in Giappone fu un monaco zen che inizialmente usava il tè soprattutto come pianta medicinale. Curava il fegato, la pelle, i reumatismi, aiutava a stare svegli ed era il segreto della longevità. A partire dal 1300 i samurai cominciarono a usare il tè non più come medicinale, ma come una vera e propria bevanda. Vennero anche stabilite delle regole, per cui si doveva offrire agli ospiti il meglio di quello che c'era in casa. Il samurai faceva spesso il bagno in una speciale vasca con acqua calda e qualche volta usava anche un bagno a vapore, tanto che nei cortili delle case più ricche, come anche nei templi, c'era una struttura speciale dedicata. L'istituzione dei bagni trae origine dall'importanza che l'acqua, associata al concetto di purificazione, riveste nelle maggiori dottrine giapponesi. Infatti, fare il bagno non rappresentava solamente un modo per mantenere alti livelli di igiene, ma è il modo in cui il corpo e lo spirito venivano purificati dallo stress quotidiano. Facevano il bagno vestiti con il kosode, una veste in cotone leggero, intima giapponese, sia per gli uomini sia per le donne. Solo raramente lo facevano nudi. Per asciugarsi adoperavano dei fogli di carta. Il sapone rimase sconosciuto fino al 1500, per cui spesso si passava sul corpo la pietra pomice che levigava e puliva. Il codice di giustizia per i samurai era molto rigido, sia per quanto riguardava la loro persona, per tutta la famiglia. Le pene erano comunque regolate in base alla personalità del colpevole e alla posizione sociale. Quanto più alte erano le classi sociali dei colpevoli, tanto più dure erano le pene. Le sentenze importanti erano emesse nella capitale. Quando non era possibile decidere per mancanza di prove, si ricorreva al giudizio divino. I rivali venivano rinchiusi in un santuario per 7 giorni. Il primo di loro, a cui succedeva qualcosa di anomalo, era considerato colpevole. Oltre a tutto questo, i samurai si dedicavano alla caccia al daino e al cinghiale utilizzando i cavalli, che curavano con grande amore, in quanto rappresentavano una parte importante del loro equipaggiamento. Viaggiavano a cavallo e raramente in palanchino o in carri chiusi trainati da buoi. Quando c'erano guade da attraversare, i servitori si caricavano sulla schiera i loro padroni. Gli spostamenti erano rari in tempo di pace, in quanto le strade si presentavano impervie e pericolose e le distanze erano sempre considerevoli. I viaggi lunghi venivano frazionati in piccole tappe. Per dormire, il samurai usava materassi di paglia e un blocco di legno come cuscino. Si spogliavano degli abiti esterni, ma restavano sempre con la biancheria.
Gente, per ora è tutto, ci vediamo alla prossima e al prossimo video. Ciao!